Rivelazioni di Gesù e profezie sulla Chiesa. Ci sono rivelazioni che non nascono nei palazzi del potere, né tra grandi eventi pubblici, ma nel silenzio della sofferenza offerta a Dio. Alla fine del Settecento, nel cuore di Roma, una semplice moglie e madre ricevette da Gesù visioni sconvolgenti sul futuro della Chiesa. Era la venerabile Elisabetta, Isabella Canori Mora, mistica scelta da Cristo per annunciare un tempo di purificazione, di prova e di dolorosa rinascita. Il 10 gennaio 1824, mentre era profondamente raccolta in preghiera per le necessità della Chiesa, Elisabetta ebbe una visione di Gesù. Colma di dolore interiore, si rivolse a lui con parole accorate, lamentando come fossero ancora pochi coloro che lo amavano veramente, mentre moltissimi continuavano a disprezzarlo. Questo pensiero le procurava una sofferenza intensa e profonda e così si rivolse a lui dicendo: Credevo con questa nuova elezione di pontefice si fosse rinnovata la Santa Chiesa e che il cristianesimo avesse a mutare costume, ma, per quanto vedo, camminano ancora nello stesso piede. Allora Gesù le rispose con parole cariche di significato: Figlia, non ricordi forse che ti dissi che la nave era sempre la stessa e che ai naviganti servirebbe a poco cambiare il pilota, se la nave non viene rinnovata? Elisabetta, colpita da questo richiamo, rispose con umiltà e memoria viva: Sì, mio Dio, lo ricordo bene. 3 giorni dopo l'elezione di questo sommo pontefice Leone, mi faceste comprendere chiaramente che la serie delle persecuzioni non era destinata a cessare. Mio Dio, se la nave resta sempre la stessa, continueremo a essere esposti agli stessi mali. Io vi supplico per tutto il cristianesimo, rimetteteci sul buon sentiero, ve ne prego e ve ne scongiuro per il vostro sangue preziosissimo. Fabbricate la nave della nostra sicurezza. Allora Gesù le rispose: Figlia, prima di costruire questa nave, si devono recidere 5 alberi che sono in terra sopra le loro radici. Questi 5 alberi rappresentano le 5 eresie moderne che infestano il mondo ai nostri tempi, del tutto contrarie al Santo Vangelo e che cercano la sua distruzione. Questi alberi, con le loro radici velenose, danno vigore a tutte quelle piante che crescono nella foresta. Queste piante perniciose rappresentano la deplorevole sterilità di innumerevoli povere anime che, per la depravazione delle loro coscienze, possono dirsi senza fede e senza religione. Turbati e abbandonati alle false massime della filosofia moderna, violano la santa legge di Dio e i suoi divini precetti. Queste piante sono considerate dal Divino Maestro non solo sterili, ma nocive e perverse, degne di essere gettate nel fuoco eterno. Nell'ascoltare queste parole, l'anima di Elisabetta fu presa da profonda tristezza, temendo che la costruzione di quella nave richiedesse tempi lunghissimi. Tra le lacrime pensava che nemmeno 2 secoli sarebbero bastati, paragonando quell'opera all'Arca di Noè e soffrendo all'idea che Dio potesse continuare a essere offeso così a lungo. Il dolore era tale da farle dire che non riusciva a sopportare una simile visione. In quel momento di grande afflizione, Gesù la consolò dicendo: Rasserena il tuo spirito, asciuga pure le tue lacrime. Sappi che questo non è un lavoro terrestre, come quello di Noè, ma un lavoro celeste, mentre i fabbricatori di questa nave sono i miei angeli. Gioisci, o mia diletta figlia, e non ti rattristare. Il tempo è nelle mie mani, posso abbreviarlo quanto mi piace. Prega, non ti stancare, non sarà tanto lungo quanto tu pensi. Il 25 marzo 1816, Elisabetta ebbe una visione nella quale le fu mostrata la condizione spirituale di molti uomini del suo tempo. Vide persone che, con orgoglio e sfacciataggine crescenti, calpestavano apertamente la santa religione e la legge di Dio, manifestando incredulità e apostasia attraverso parole e azioni. Elisabetta comprese che costoro arrivavano persino a usare la Sacra Scrittura e il Vangelo, distorcendone il vero significato per giustificare intenzioni malvagie e principi corrotti, trasformando ciò che è santo in uno strumento di inganno. Il 15 ottobre 1818, Elisabetta Canori Mora ebbe una visione nella quale le fu mostrato un mondo completamente sconvolto. Vide come l'ordine e la giustizia fossero scomparsi, e come i 7 peccati capitali,
superbia, lussuria, ira, invidia, accidia, avidità e avarizia sembrassero trionfare ovunque. Osservò una realtà dominata da ingiustizia, menzogna, dissolutezza e ogni tipo di malvagità, dove le persone apparivano corrotte, prive di fede e di carità. Erano immerse in comportamenti dissoluti e seguivano le massime perverse della filosofia moderna, tanto da assumere più le fattezze di bestie che di esseri umani, sfigurati dal vizio. Nel giorno della festa di San Pietro del 1820, Elisabetta ebbe una visione di 4 grandi alberi di benedizione, sotto i quali trovavano riparo coloro che erano rimasti fedeli alla legge di Gesù Cristo. Le fu mostrato che tutti i fedeli perseveranti, insieme ai religiosi e alle religiose che avevano custodito con fedeltà lo spirito e le regole del proprio istituto, avrebbero trovato protezione e salvezza sotto questi alberi, scampando a un grave castigo. Al tempo stesso, la visione conteneva un severo ammonimento. Sarebbe stata dura la sorte dei religiosi infedeli alle loro regole, dei sacerdoti indegni, di coloro che vivevano nella dissolutezza o che si lasciavano sedurre dalle false massime della filosofia moderna, già condannate dalla Chiesa. Per la loro condotta e per il rinnegamento pratico della fede in Cristo, tali persone non avrebbero trovato rifugio, ma sarebbero andate incontro alla giustizia divina, dalla quale nessuno può sottrarsi. Ad un certo punto, Elisabetta vide il cielo oscurarsi improvvisamente, assumendo un colore blu cupo e minaccioso, mentre una burrasca violenta si abbatteva sulla terra con un fragore spaventoso, paragonabile al ruggito di un leone che risuonava ovunque. La visione mostrava terrore e panico diffondersi tra uomini e animali, mentre coloro che si erano ribellati contro Dio e contro la Chiesa venivano travolti dal giudizio. Elisabetta comprese che in quel momento la mano vendicatrice della giustizia divina si sarebbe abbattuta sugli orgogliosi e sui temerari, punendo chi aveva cercato di rovesciare la Chiesa e distruggerla dalle fondamenta. Le fu rivelato che questi uomini, accecati dalla loro audacia e malizia, avevano osato sfidare Dio stesso, ma il Signore, nella sua onnipotenza, avrebbe trionfato su di loro, permettendo alle potenze delle tenebre di manifestarsi come strumento del suo giudizio contro traditori e blasfemi. Gesù le fece comprendere che coloro che restano buoni e autentici cattolici sarebbero stati protetti in modo speciale, posti sotto la custodia degli apostoli Pietro e Paolo, affinché nessun male potesse colpire loro, le loro persone o i loro beni. Al contrario, le venne mostrato che i luoghi profanati, dove Dio era stato oltraggiato, bestemmiato o trattato in modo sacrilego, sarebbero andati incontro a una devastazione totale. Sarebbero stati annientati, senza lasciare rovine né tracce, come segno del giudizio contro la profanazione del sacro. Nel 1821, il Signore volle consolare Elisabetta donandole la certezza del trionfo finale della Chiesa. Le annunciò che, dopo le tempeste e le prove, la Chiesa non sarebbe stata distrutta, ma profondamente rinnovata, dicendole: Rinnoverò il mio popolo e la mia Chiesa. Essa emergerà rinnovata da quelle tempeste, ardente dello zelo primordiale per la gloria di Dio, e sarà universalmente ricordata da tutte le nazioni. Manderò sacerdoti zelanti che riverseranno il mio spirito per rinnovare la faccia della terra. Riformerò gli ordini attraverso uomini santi e saggi. Darò alla mia Chiesa un nuovo pastore che, pieno del mio spirito e animato dal mio zelo, guiderà il mio gregge. Infine, Gesù rassicurò Elisabetta anche sui tempi. Quell'opera di rinnovamento non avrebbe richiesto 200 anni, come lei temeva, ma sarebbe stata abbreviata dalla sua volontà, in risposta alla preghiera e alla penitenza degli uomini.